Ale, buongiorno! Oggi siamo qui per fare un quiz sulle domande più frequenti rispetto al comportamento dei ciclisti per strada. Risponderemo a queste domande con i nostri concorrenti. Abbiamo da questa parte... Ciao, sono Radu. E da quest'altra... Ciao, io sono Marco. Ale, anche voi da casa, mi raccomando, impegnatevi e cercate di rispondere giusto alle domande. Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Prima della prima domanda facciamo la prova pulsante. Radu? Perfetto. Marco? Ale, va benissimo. Pronti? Allora, prima domanda. Siete pronti? Concentrati? Marco, ci sei? Sì. Ok. Allora, prima domanda. Il casco in bicicletta è obbligatorio? Sì, Si prenota Radu. sì, Dice. è obbligatorio usare il casco. No, mi dispiace, risposta sbagliata. Il casco non è obbligatorio, è fortemente consigliato, però né per gli adulti né per i minorenni è obbligatorio portarlo. Poi chiaramente è un accessorio di sicurezza, per cui è una sicurezza in più, portarlo può essere d'aiuto, anzi può aiutare a non farsi male, però sappiamo che non è obbligatorio. Se uscite senza casco non state commettendo un'infrazione, però è un accessorio per la sicurezza molto importante, per cui ve lo consiglio vivamente. Ok, benissimo. Passiamo alla prossima domanda. In bici si può viaggiare uno a fianco all'altro? Allora, Marco, vediamo, dici? dico sì, ma non troppo vicini, sennò fanno i denti, poi fanno male. Mi sembra un'ottima regola di buon senso, ok, bravo Marco, però in verità, in generale, non si può andare uno a fianco all'altro, per cui la risposta non sarebbe corretta. La legge però non è a senso unico in questo caso, perché dice che nelle strade extraurbane, cioè fuori dalle città, non si può mai viaggiare uno a fianco all'altro, bisogna sempre stare in fila indiana. Invece la legge dice che in città, nelle situazioni in cui, diciamo così, il traffico lo permette, si può anche viaggiare affiancati. Quindi anche qui l'interpretazione è un po' lasciata al caso in cui ci si trova. Inoltre dice che se c'è un bambino minore di 10 anni, anche nelle strade extraurbane, un adulto che lo accompagna lo può affiancare per, diciamo così, una sorta di protezione del minore. E andare in bicicletta in compagnia e fare due chiacchiere con gli amici con cui si esce piace a tutti. È chiaro che ci sono situazioni in cui questa cosa, anche se è permesso come magari in città, non è assolutamente consigliabile, perché se ci sono degli altri veicoli sulla strada saremmo di intralcio e rischieremo anche se gli altri veicoli non, diciamo, vogliono fare dei sorpassi non in sicurezza. Per cui quello che vi posso consigliare è in generale di andare in fila indiana e di stare magari affiancati solo in situazioni come piste ciclabili che sono riservate alle biciclette o in zone molto tranquille dove il transito veicolare sia quasi nullo e non siate di intralcio e non siate in pericolo. Allora, pronti? Prossima domanda. Domanda difficile. Mani sul campanello pronti a rispondere. Le piste ciclabili per le biciclette sono obbligatorie? Certo che è obbligatorio andare sulle piste ciclabili. Bene, Radu, la risposta è corretta,
Però va spiegata un attimo questa cosa. La legge dice che i ciclisti devono andare sulle piste ciclabili quando ci sono delle piste a loro riservate. Per cui in tutte le zone in cui vedete il simbolo indica una pista ciclabile in sede propria, ok? E non promiscua tipo ciclopedonale, in quel caso il ciclista è obbligato a percorrere. Nel caso in cui ci siano invece le piste ciclopedonali, non è obbligatorio percorrere in bicicletta. Se siete in città e dovete fare spostamenti all'interno della città o siete in vacanza e usate la bicicletta a scopo ricreativo, le piste che siano ciclabili o ciclopedonali sono sempre da utilizzare in qualsiasi condizione. Diversamente, se fate lunghi tragitti in bicicletta e quindi dovete mantenere certe velocità o fate bici per attività sportiva, utilizzare certe piste ciclopedonali non è adatto e a volte può essere rischioso per i pedoni che ci sono su, e quindi in questo caso è meglio preferire magari la strada sapendo che non state commettendo un'infrazione. Prossima domanda. Pronti a rispondere? Sei concentrato, Marco? Tu, Radu, ci sei? Allora, si può andare in bici contromano? Ci sono delle parti che si potrebbe andare con le bici contromano. E in generale? Insomma, quindi andare in bici... Contromano si può o no? Sì. No, mi dispiace. Generalmente non si può andare contromano, a meno che non ci sia un divieto d'accesso con scritto eccetto bici, e in quel caso le bici le possono percorrere anche contromano, ma come tutti gli altri utenti della strada, i ciclisti devono seguire le indicazioni della segnaletica, per cui contromano non ci possono andare. Andare in bici contromano può essere una cosa molto pericolosa, soprattutto se ci sono molti ostacoli, macchine parcheggiate e zone di poca visibilità. Però ricordiamo che la legge ha recentemente istituito negli ultimi anni la possibilità in alcune strade dove c'è scritto appunto eccetto bici, divieto di transito eccetto bici, di farle contromano. Però non diamo per scontato che gli automobilisti o gli altri veicoli siano sempre pronti ad aspettarsi il ciclista che arriva contromano. Quindi facciamolo con estrema attenzione e cautela.